Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Quando si compra casa è molto probabile dover fare un minimo di ristrutturazione, tendenzialmente almeno il o i bagni, spesso anche la cucina e rivedere l'impianto elettrico. Quando si deve affrontare una ristrutturazione, però, il rischio è di incappare in errori che faranno buttare via tempo e denaro, oltre che a portare molto stress. Oggi vorrei condividere con te alcuni suggerimenti per riuscire ad affrontare al meglio la tua ristrutturazione ed arrivare ad avere una casa dei tuoi sogni. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Lo so, una volta comprata casa non si vede l'ora di fare i lavori, arredarla per andarci finalmente a viverci. È davvero normalissimo e comprensibile, ma è proprio questa fretta che porterà a stress, perdite di tempo e denaro e soprattutto il rischio di non avere il risultato sperato. Quello che succede di solito è che si compra casa, si decide di rifare il bagno, magari la cucina, buttare un muro qui, tirarne su un altro e magari rivedere l'impianto elettrico. Quindi si chiama un'impresa, scelta se va bene tramite passaparola, se no ricercata online. La si porta in casa, si spiega che lavori si vorrebbero fare e si chiede un preventivo. Magari si portano altre imprese giusto per avere più preventivi da confrontare, poi a parità di lavori si sceglie la meno cara. Finalmente si parte con la ristrutturazione. Ammettendo che durante i lavori funzioni tutto, questo potrebbe portare problemi poi in fase di arredo. Il primo è che magari ti innamori di un mobile che non ci sta e sarebbe stato meglio non buttare quel muro o costruire quell'altro. O ancora ti manca una presa dove avresti avuto bisogno e quindi devi poi scendere a compromessi. Una volta comprata la casa, la primissima cosa da fare sarebbe un progetto dettagliato compreso di arredo. Con arredo non intendo sapere con esattezza quale divano, per esempio, vorrai comprare, ma sapere che in quella stanza vorrai un divano di quelle dimensioni, misure e magari anche colore. Quello che è necessario è avere un'idea precisa di quali mobili hai bisogno e di come vuoi posizionarli in modo che siano funzionali per la vita di tutti i giorni. Potresti scoprire che quel muro che volevi buttare giù invece è meglio mantenerlo. Inoltre, sapendo esattamente dove vuoi posizionare i vari mobili, potrai mettere prese e luci in maniera che siano davvero utili e pratiche. La cucina è uno di quegli elementi da studiare per prime e attentamente, in modo da far mettere gli attacchi nei posti giusti. Non lasciare che siano gli attacchi a determinare come dovrà essere la tua cucina. Una volta studiata la predisposizione dei mobili e quindi progettato eventuali cambi strutturali, è ora di creare una mood board per capire lo stile e i colori che vuoi nella tua casa. Una mood board è essenzialmente un foglio in cui mettere tutte le immagini dei mobili, dei complementi che ti piacerebbe avere. Mettere tutto insieme dà una visione completa del risultato finale. Se vuoi saperne di più ne parlo qui e ti lascio il link in descrizione. Se hai già dei mobili, ovviamente dovrai partire dal loro stile e colori. La mood board non ti servirà solo per l'acquisto di mobili e complementi, ma anche per la scelta dei materiali come le porte e le pinestrelle.
Una volta che hai davvero bene a mente il progetto e hai visto la fattibilità, soprattutto se abbatti o costruisci muri con un geometra o un architetto, allora potrai andare alla ricerca delle giuste maestranze. Impresa unica con chiave in mano o singole maestranze? Entrambe le scelte hanno i loro pro e i contro. Con un'impresa unica i vari lavoratori si conoscono e hanno già lavorato insieme e avrai un unico referente. Con le singole maestranze però molto facilmente avrai prezzi più bassi perché non ci sarà un'impresa che aggiunge la sua percentuale sui vari professionisti. Quindi la scelta è davvero molto personale e dipenderà anche da quanto lavoro hai da fare. Avere un progetto dettagliato, sia che tu scelga singole maestranze che tu scelga l'impresa unica, ti sarà molto utile perché saprai con esattezza che lavori, quali materiali vorrai usare, quante prese e punti luci vuoi e dove. Sembra una sciocchezza, ma questo ti farà avere un preventivo molto più preciso e non dettato bene o male dall'esperienza di lavori similari. Per quanto riguarda i materiali come le piastrelle e le porte, ti suggerisco poi di andare tu alla ricerca di quelli che vuoi. Lo so che può essere lungo e magari dopo un po' anche noioso, ma questo ti porterà due enormi vantaggi. Avrai un'ampia scelta e toccherai con mano, saprai con certezza il valore di ciò che metti in casa. Se passi tramite l'impresa avrai una scelta molto più limitata perché ti proporranno solo quello che gli propongono i loro rivenditori e soprattutto non avrai la certezza del loro reale valore. Potresti pagare a caro prezzo qualcosa di bassa qualità e purtroppo parlo per esperienza. Lo racconto qui, ti lascio il link in descrizione. Quando c'è di mezzo una ristrutturazione per la casa, mettilo in conto, ci saranno degli extra che non potevano essere preventivati prima. Tendenzialmente una volta che hai un preventivo, calcola almeno un 10-15% in più. Per non incorrere però in brutte sorprese a fine lavori con fatture decisamente più salate, mi raccomando di farti sempre dare uno stato avanzamento lavoro degli extra. Tieni sempre tutto sotto controllo in modo da sapere sempre dove stai andando ed avere la possibilità eventualmente di rinunciare o modificare qualche lavoro. Sii sempre consapevole di tutto, non farti trasportare dagli eventi. Quando fai il preventivo e cominci i lavori, ti viene anche dato una data di fine lavori. Per quanto piccola sia la ristrutturazione, come devi aspettarti degli extra, tieni conto che potranno esserci dei ritardi. Questo può accadere per 1000 motivi, fa parte del gioco. Se tu ti fidi della data concordata e programmi il trasloco o le consegne dei nuovi mobili per quella data, sei davvero a rischio di buttare via dei soldi. Questo perché, come appena detto, i ritardi sono quasi inevitabili e se hai organizzato tutto dovrai bloccare e organizzare il tutto di nuovo. Ora, se va bene, sarà solo una scocciatura a livello di tempo con incremento di stress. Ma se va male, dovrai pagare una penale per aver disdetto o pagare per mantenere in deposito i mobili presso il negozio. Non avere fretta. Lo so che non vedi l'ora di vivere nella tua casa, ma la fretta è sempre una cattiva consigliera. Ti porterà molto stress, ti farà pagare di più e magari non avrai neanche il risultato che vuoi e che meriti. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato qui con me, a presto!